Ciao ragazzi, qui Paolo HJustice, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare con il report vorrei fare i complimenti a Tetra per l'organizzazione del torneo ed in particolar modo per aver seguito le regole ufficiali, nel senso che da 33 a 64 giocatori sono previsti 6 turni in Svizzera e top 8, a differenza di altri tornei online in cui si predilige di più lo spettacolo e si tende a procedere in maniera differente. La build del deck è snella, quindi di 21 carte, per evitare le pescate morte ed incrementare le chance di vedere almeno un Curibosfera in mano di primo turno, evitando così gli OTK. Le chance di vedere una o più copie di Curibosfera partendo per primo sono di circa il 49% e partendo per secondo di circa il 58%. Per quanto riguarda il report, il primo turno lo vinco 2-1 contro un abbandono atipico, perché a differenza degli altri deck abbandono comunque che si vedono in giro, utilizzava la skill Inner Conflict e di conseguenza il rito Illusione Nera e preparazione dei riti per evocare e facilitarsi l'evocazione di abbandono. Poi giocava anche Breaker per spaccare gli equip di abbandono, quindi per poter riutilizzare il suo effetto, Kaiku e Jinzo. Secondo turno vinco 2-0 contro Union. Terzo turno vinco 2-0 contro Inner Conflict con i soliti tributi e con Cavaliere Lama e Offerings come carte un pochino più atipiche. Quarto turno invece vinco 2-0 contro Spa o SPA, detto all'inglese. Quinto turno vinco 2-1 contro un inner molto particolare che giocava Jinzo, Spell Canceller, Newdoria, Ratto Gigante, Zombina, e sono contento per Angelo, il mio avversario, che sia riuscito a fare top 8 con questo deck. Sesto turno vinco 2-0 contro Union. Passo quindi in top 8 come primo facendo 6-0 in Svizzera e in top 8 gioco nuovamente contro Angelo, quindi lo stesso giocatore del quinto turno, e rivinco 2-1. Invece top 4 rigioco contro lo stesso giocatore del sesto turno e vinco 2-1, un match davvero molto intenso. Volo quindi in finale e gioco contro Roger, un mio amico italiano a cui rinnovo i complimenti. Sono davvero felice di aver fatto la finale all'italiana con lui. Vinco 2-1 in rimonta e per chi è interessato, dopo la spiegazione della build potrà vedere il mio video della finale. Quindi concludo così con uno score perfetto di 9-0. Passando quindi alla build, gioco mono Hades perché malgrado la difesa bassa, gli permette comunque di resistere a un breaker che ha già utilizzato l'effetto, e in ogni caso lo considero un mostro devastante in certe situazioni ed è un out ai mostri con 2400, fra cui quindi anche XZ e Kaiser Glider. Durante il torneo mi è servito davvero tanto e consiglio di usarlo. 2 Kaiser Glider perché ha un effetto davvero fortissimo e le statistiche sono le migliori tra tutti i mostri che in questo momento abbiamo sul panorama di Speed Duel. Ovviamente parlo dei mostri che richiedono un tributo per essere evocati, e mi piace davvero tanto perché mette in serie difficoltà Union. Inoltre Kaiser Glider attiva l'effetto quando viene distrutto e mandato al cimitero, quindi se viene rubato da abbandono ad esempio e noi lo distruggiamo con Dust Tornado o carte simili, anche Breaker stesso ad esempio, possiamo attivarne il suo effetto, quindi top. Poi mono Jinzo perché con 4 trappole nei test non ha mai cozzato, perciò ho deciso di utilizzarlo perché a parer mio è sempre una carta fastidiosa che consente di
sostanzialmente di farci pensare se attivare o meno l'effettive breaker quando abbiamo il dubbio che il nostro avversario possa avere settato una Waking. Jinzo inoltre è molto forte contro i deck che stallano, e soprattutto contro il deck, anche se non è T1, che utilizza la skill card di Odion, la skill card Guardiani della Tomba. Infine trovo molto utile Jinzo contro Tributo Esplosivo, che ultimamente sembra essere tornato in moda nella side, anche se personalmente io non la utilizzo, ma online ho visto che c'è chi la utilizza. Triplo Gaia, perché lo considero un mostro che mette pressione all'avversario, mi piace davvero tanto, e inoltre con lui possiamo pure utilizzare Inner Conflict, quindi la nostra skill card, o scambio di anime, per evocarlo senza utilizzare il suo effetto, quindi facendolo entrare con le statistiche originali, tra virgolette, quindi 2300 e 2100. Ovvio che accadrà questa situazione solo se è appunto una situazione di emergenza. Inoltre se viene coperto con Book of Moon, quando tornerà face up avrà le sue statistiche originali, perché tra virgolette perderà memoria. Carta straconsigliata e che gioco in tripla copia in ogni deck Inner Conflict da quando è uscito appunto il Battle City Box. Triplo breaker perché è un buon attacco e quando viene evocato può forzare l'attivazione di Book, e inoltre ci permette di distruggere appunto una carta magia trappola sul terreno, quindi incluse le trappole come zona o lo Swamp Mirror evocati nella zona mostro. Davvero top. Triplo Kuribo per i motivi che ho già spiegato a inizio video. Inoltre all'occorrenza li possiamo anche posizionare come bluff, magari per invogliare l'avversario ad attivare la skill Inner Conflict, oppure se abbiamo un mostro livello 6 comunque che richiede un tributo per poter entrare in gioco, possiamo posizionarlo nella speranza che resista un turno e ovviamente successivamente offrire il nostro piccolo Kuribo Sfera come tributo il turno dopo. Passando al reparto magie, triplo Book of Moon, molto utile come difesa per riutilizzare gli effetti dei mostri flip che utilizzi i side, quindi Hold e Insetto Mangia Uomini. Inoltre ci permette di sostanzialmente salvarci un mostro da rovine diffuse ed offerings, e in quest'ultimo caso il mostro il nostro avversario, scusatemi, salterà la draw face. Book inoltre è utile contro Zoma e Swamp Mirror, perché il turno che saranno coperti non potranno essere riattivati, e se il nostro avversario ha la zona magia trappola occupata, Zoma o Swamp andranno al cimitero come meccanica di gioco. Infine ricordo che con Book, quindi se viene attivato dopo la risoluzione di scambio di anime, ci permette di salvare il nostro mostro ed è che è stato bersagliato, e se quindi il nostro avversario voleva appunto evocare un mostro sfruttando il nostro, non lo potrà fare, ed inoltre salterà la battle face, perché appunto ricordo anche in questo caso che coprendo il mostro targettato da scambio di anime si resetterà l'effetto di scambio di anime, e quindi il nostro avversario perderà tutti i benefici che avrebbe potuto avere. Un solo scambio di anime, semplicemente perché 3 sostanzialmente sono potenziali carte morte,
e il side effect del saltare la battle phase rallenta parecchio. Quindi a parer mio una copia sola è perfetta, perché ci permette di levare un mostro dell'avversario e inoltre lo si può sfruttare in sinergia non solo con i nostri 4 mostri livello 6, ma anche con Gaia, quindi molto interessante come out. Inoltre la reputo forte in mirror match, perché spesso ci permette di mettere pressione all'avversario e forzarlo ad attivare la skill card. Poi doppio d'aste tornado, perché a parer mio sono i migliori spacchini per contrastare appunto magie e trappole, e con 3 breaker e Jinzo 3 dust a parer mio sarebbero stati pesanti. Infine le ultime 2 carte sono 2 Zoma, perché entra specialmente, ha un buon attacco e grazie al suo effetto possiamo anche vincere la partita. All'occorrenza possiamo anche offrirlo come tributo. Quindi carta davvero straconsigliata Zoma. Passando al side deck, la side è praticamente identica a quella che ho utilizzato al torneo organizzato dalla Speed Duel League e ho fatto un video in merito, quindi se siete interessati andatelo a guardare. Io in ogni caso lo metterò come rimando in questo video. Sostanzialmente quindi utilizzo una defusione e 2 Lost Wind contro Union. Inoltre ricordo che Lost Wind è sempre una carta generica ed è molto forte contro tutti i deck che comunque effettuano evocazioni speciali, come ad esempio potrebbe essere Abbandono, e la possiamo anche riutilizzare risettandola se il nostro avversario evoca specialmente dall'extra deck. Poi un hold, un insetto mangiauomini e un Newdoria. Questo perché sostanzialmente li utilizzo contro Spa, quindi comunque andando a togliere le magie, perché in ogni caso sarebbero inutili contro questa tipologia di deck. La scelta di utilizzare un hold e un insetto mangiauomini perché in caso di nobiluomo nello scambio mi rimane sempre un altro nel deck, quindi se avessi appunto 2 hold o 2 insetto mangiauomini li perderei entrambi. Inoltre nello specifico insetto mangiauomini mi permette di distruggere i miei mostri, quindi ad esempio un lava golem se sto giocando contro stall, ed eventualmente anche dei mostri bloccati a Floodgate Trap Hole. Invece gioco solo un Newdoria perché comunque ha statistiche più elevate rispetto hold e insetto mangiauomini, e all'occorrenza posso anche decidere di attaccare con lui. Quindi ragazzi, questo è quanto per quanto riguarda la build. Ovviamente se vi è piaciuta prendetene e copiatene tutti, e prima di lasciarvi al replay e alla finale ovviamente io vi vorrei ringraziare per la visione. Chiaramente fateci sapere cosa ne pensate del video e vi raccomando di seguire anche la nostra pagina Facebook. Grazie mille ancora, alla prossima ragazzi.